Assolutamente no, il mare non ha confini di genere, il mare non ha confini. L'orizzonte è solo una linea che più ti sposti e vai avanti continua ad esistere, ma non c'è nessuna barriera e proprio il mare è l'emblema, ciò che rappresenta proprio l'unione tra tutte le specie che vivono appunto al suo interno e ovviamente anche che non esistono confini tra gli uomini e soprattutto anche tra uomo e donna. Al contrario di ciò che mi aspettavo, proprio le isole mi hanno insegnato a concepire l'assoluto. Perché il limite sul quale si posa il nostro sguardo è del tutto immaginario e in attesa di essere superato. Sono isole plasmate dalla potenza del fuoco o dal fascino mitologico, a partire dal nome che portano, Eolie, dimora di Eolo, dio dei venti. Venti che accarezzano dolcemente la terra, trasportando nell'aria l'odore di fiori, di capperi, di rosmarino, di macchia mediterranea. Ma è quando soffiano più forti e le acque si increspano, che questi luoghi rivelano la loro vera potenza. E per chi li abita è normale plasmare la propria quotidianità intorno al volere della natura e all'isolamento. In giornate come queste dall'isola non si entra e non si esce. I collegamenti sono interrotti. Non è facile dal punto di vista di vita, la difficoltà nel reperire i viveri, rimaniamo bloccati con i collegamenti, anche il tipo di socialità è diversa, non c'è niente l'inverno, non ci sono bar, ristoranti, non ci sono punti di aggregazione, quindi si vive molto in famiglia, a casa, c'è un po' il baratto anche nel tipo di alimenti che si mangia, c'è il signore che pesca e ti scambia, tu vai a raccogliere gli asparagi e la signora che invece ti dà le uova delle galline, quindi la giornata è molto scandita da cosa mi mangio e come arriverò a concludere la giornata e soprattutto mi sveglio, c'è il sole, vado a mare, non c'è il sole, sto al computer. Il progetto a cui sto lavorando veramente, a cui sto dedicando la mia vita da 20 anni è quello di proteggere con delle leggi, quindi con un'area marina protetta, finalmente questo mare che io da bambina ricordo essere pieno di pesci, ricchissimo di biodiversità e mi ricordo mio nonno che mi faceva scendere sotto il molo di pecorini mare e prendevamo le aragoste in mano. Vedevamo cernie, polpi, di tutto. Con mio papà calavamo le reti da piccolina e vedevo le reti piene di pesci. Adesso il mare Eoliano è un mare che sta morendo. Nel 2004 ho cominciato a studiare questa popolazione di delfini che vivono nelle acque dell'arcipelago Eoliano. È stata la tesi di un master in conservazione della biodiversità che ho fatto appunto all'epoca e niente, da là è nato tutto, con tanta forza di volontà e tanto sacrificio ho cercato un modo di finanziarmi questo progetto e quindi ho fondato questa associazione che si chiama Filicudi Wildlife Conservation che ora dopo 20 anni di attività è diventata un po' un centro di riferimento per lo studio, la ricerca, la conservazione marina. Ci occupiamo di progetti che vanno dalla salvaguardia delle popolazioni di cetacei e tartarughe marine e dal 2009 abbiamo anche le autorizzazioni per il recupero e soccorso delle tartarughe marine in difficoltà. No, era tutta attorcigliata in delle cime, c'è un pezzo di cima pure in bocca. Cime? Sì, botti questi. Come si deve fare? Ora bisogna vedere se
Se gliela riesco a togliere dalla bocca, bene, se no bisogna aspettare che la defeca, perché se no non riesce a scendere un palloncino. La plastica gli fa come un palloncino nella pancia e quindi lei prova a nuotare, andare giù. Ma dov'era qua? E non No, a Salina sono andata a recuperarla. L'ha trovata un pescatore. Non è magra, vedi, ce l'ha la ciccia, quindi vuol dire che insomma in qualche modo è riuscita a mangiare. Ho lavorato nel mondo della ricerca, nel mondo della cooperazione internazionale come docente universitario, come consulente. E soprattutto poi ho fatto anche tante cose per capire che cosa mi piacesse veramente fare, per poi avere anche dei momenti di sbandamento con le persone che frequentavo all'epoca. Facevamo una sorta di cammino spirituale. Durante uno di questi ritiri ci fecero focalizzare quale fosse il nostro obiettivo di vita e io, in una sorta di ipnosi, vidi quest'isola con i delfini. E quindi là ho detto, ma quello è Filicudi, cioè non c'è un altro posto. E da là poi è nata tutta la mia ricerca di realizzare questo sogno che io avevo messo a fuoco. E fino a quel momento ero, diciamo, un po' persa. Anche nel percorso di studi io scelsi fisica perché non sapevo cosa mi piaceva. Quindi mi avvicinai al mondo della biologia marina per tappe e questo però è stato un po' anche la mia forza. Vieni Pacico. Infatti volevo concludere dicendo io se devo andare in vacanza vado in montagna. Ah, questa era bella. Sì. È così, io lavoro molto con i pescatori, col fattore antropico, perché dietro a ogni progetto di conservazione poi non si può non tenere in considerazione l'essere umano, che poi è il problema della fauna, del mare. Ti faccio un esempio, abbiamo questo progetto europeo cui stiamo testando dissuasori acustici che mettiamo nelle reti dei pescatori che tengono lontani i delfini, quindi evitano l'intrappolamento dei delfini e soprattutto l'interazione dei delfini con l'attrezzo da pesca che danneggiano ovviamente, e quindi poi c'è un conflitto, i pescatori sono molto arrabbiati con i delfini. Sono riuscita piano piano a farmi accettare come, ovviamente facendo capire che il mio approccio non è quello della denuncia, del conflitto, combattere l'illegalità, ma il mio approccio è quello di costruire, di educare, di informare, di supportare, di contribuire a dare aiuto. E quindi non può nascere niente se c'è un conflitto a livello antropico. Nessun progetto di conservazione è mai funzionato nel mondo se il biologo non comunica con il problema antropico che poi determina appunto il problema conservazionistico. È nato un bel rapporto di amicizia, anche di confidenza. Loro mi dicono, mi raccontano anche quali sono i loro problemi della pesca e io ovviamente cerco appunto di venirgli incontro con quello che posso fare, anche con le mie conoscenze a livelli più alti, di dargli una mano. Comunque ogni cosa che dici viene raccontata, ogni cosa che fai viene osservata. E devi stare attento a chi frequenti, come ti comporti, come vai vestito e con chi entri dentro casa di quello e già se ne parla. In realtà i vantaggi della piccola comunità sono molteplici rispetto a queste cose, perché poi c'è molta solidarietà, c'è molta più umanità che invece nelle città purtroppo si è persa. Nemmeno tanto, ma il problema è anche quello di far emergere, quindi trasferire i risultati scientifici che sono stati fatti e costruiti nel tempo, portarli ai piani alti, quindi alle amministrazioni locali, ai ministeri, per trasformarli in azioni di conservazione. Ma adesso sta a loro, alle amministrazioni locali, ai comuni, di guardarsi intorno e capire che questo è il futuro, ma non è soltanto una risorsa dal punto di vista estetico. Il mare è una risorsa dal punto di vista economico. Queste isole vivono di turismo e la gente viene qua per mangiare pesce e per vedere il pesce. Se il pesce non c'è, che futuro gli vogliamo dare a queste isole? Può sembrare paradossale, ma mentre molte specie autoctone stanno scomparendo da queste acque, specie aliene provenienti da lontano e che non dovrebbero vivere qui, stanno velocemente proliferando a causa dei cambiamenti climatici e all'assenza di predatori naturali.
cambiando forse per sempre la biodiversità dei fondali eoliani. Questo è un mare che ha bisogno di riposare, è un mare che non ha nessun vincolo di tutela e di conseguenza è quotidianamente bersagliato dalla pesca commerciale, dalla pesca artigianale e dalla pesca sportiva. Il problema della plastica, dei rifiuti di natura antropica è un problema importante. Troviamo plastica all'interno dello stomaco dei pesci, troviamo plastica nello stomaco dei capodogli, i delfini spiaggiati morti, pesce che purtroppo è inquinato da xenobiotici, metalli pesanti, ftalati, quindi tutto ciò che deriva dal nostro inquinamento. Non si parla delle antibiotico resistenze, abbiamo trovato antibiotico resistenze nel microbiota intestinale delle tartarughe marine. Il nostro mare è diventato una discarica e quindi purtroppo chi subisce tutto ciò è la fauna. E poi un problema di cui si parla veramente poco, questo ha un impatto consistente soprattutto sui cetacei, è quello del rumore, il rumore antropico. Ecco perché abbiamo bisogno che queste acque siano dichiarate riserva marina protetta. Non ero la bambina quella che diceva voglio fare la biologa marina, non pensavo che questo potesse diventare un lavoro perché culturalmente anche nella mia famiglia venivo da una formazione completamente diversa. All'epoca quando io scelsi questa strada, per loro, venendo da un background completamente diverso, anche dal mondo comunque dell'ente pubblico e del lavorare, la pensione, il posto fisso, quindi tutta una serie di sicurezze, questa scelta di mollare tutto improvvisamente per seguire un sogno non è stata da parte loro così facile da accettare. E ora sono invece i miei maggiori fan e mi seguono appunto in tutte le cose che faccio. Se io non ci fossi forse non cambierebbe niente, non lo so, perché comunque il mondo va avanti, a prescindere, però io sono certa che ho cambiato tante teste, ho cambiato tante teste di pescatori e ho cambiato tante teste di bambini, figli di pescatori e quelli sono semi che hai seminato e che comunque portano poi comunque ad una crescita e io non me ne andrò mai da qua, questa è casa mia finché esisto e ho deciso appunto di stare qui e di dedicare la mia vita a questo mare e continuare con questo progetto. Ovviamente non è facile, però spero che prima o poi insomma qualcosa cambierà. C'è un concetto intorno al quale ruotano velocemente le nostre vite. A volte ne veniamo allontanate, come spinte via dalla forza centrifuga. Altre diventa la ricerca continua che orienta le nostre esistenze. Si tratta della libertà che abbiamo di essere autenticamente noi stesse. Una libertà che, se siamo fortunate, fa rima con felicità, ma raramente risparmia di portare con sé rinunce, difficoltà o una bella dose di coraggio. Il coraggio di continuare a camminare verso un orizzonte atteso, passo dopo passo, superando gli ostacoli e spesso scavallando i ruoli che erano attesi da qualcun altro per noi. Letteralmente coraggio significa agire con il cuore e questa che vi ho raccontato è un'autentica storia di coraggio e di libertà.